Sara e Gabriele hanno concluso il loro percorso a Temptation Island. Sono stati la prima coppia ad uscire dal programma, ovviamente separati. Prima di entrare nel merito del discorso, vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like a questo video. Come dicevo, Sara e Gabriele sono usciti separati. Ovviamente dalle immagini tutti si saranno accorti che Gabriele è anche in video successivi, ovvero che si trova presente nel villaggio e che invece in un momento in cui era stato mostrato il video a Christian non c'era Rosario, quindi vuol dire che quel falò di confronto tra Sara e Gabriele è avvenuto come minimo dopo quello tra Rosario e Alessandra che dobbiamo ancora vedere. Quindi probabilmente qualcosina è stato tagliato e credo che i video usciti relativi a Gabriele e Sara abbiano portato la produzione ad accelerare il loro percorso e a concluderlo il prima possibile. Poi non so se sia stato tagliato tanto o se sia stato tagliato poco. Sta di fatto che, per quanto visto nel falò, onestamente io, in base a quello che è accaduto all'esterno, faccio fatica a credere a loro. Questo perché, secondo me, hanno perso di credibilità ed è difficile pensare che possa essere tutto reale. Io l'ho guardato un po' con un occhio diverso rispetto agli altri falò, rispetto alle altre edizioni, proprio tenendo presente non il video in sé, ma il fatto che i due potessero star recitando in quel momento e sicuramente alcuni momenti, alcuni frame, le loro argomentazioni mi hanno portato a pensare che stessero recitando, però se dovessi attenermi semplicemente a quello che ho visto senza considerare quanto accaduto all'esterno, quindi consideriamoli una coppia reale, che poi lo siano o no, questo non lo so, restano molti dubbi chiaramente, però considerandoli una coppia reale e giudicando quello che ho visto, Gabriele è apparso pentito, o meglio si è mostrato pentito, ha detto di aver capito di aver sbagliato, di aver sbagliato tutto lui tra l'altro, e vorrei capire il momento esatto in cui lui ha compreso questa cosa, visto che all'interno del villaggio ha detto tutt'altro, almeno per quello che ci è stato mostrato. Poi magari nel pezzo che forse è stato tagliato, lui magari si è ravveduto. Onestamente io non credo ad una sola parola di quella che ha pronunciato. Le sue sono state lacrime di coccodrillo, è scoppiato a piangere. Probabilmente gli dispiace davvero per la situazione che ha creato intorno a Sara e intorno anche a se stesso, però allo stesso tempo credo che lui non abbia fatto altro che ripetere le stesse parole che aveva ripetuto anche a Sara nel corso degli anni, se effettivamente sono stati insieme, ripeto, cioè che lui era cambiato dopo che si sono lasciati 1000 volte, ma alla fine si tornava sempre allo stesso punto, anzi Sara ha detto che era sempre peggio, diventava sempre peggio la situazione e lui se è stato veramente così opprimente e così geloso in maniera estrema, non può cambiare da un giorno all'altro, c'è bisogno di un lavoro importante per cambiare effettivamente. Non basta dire sono cambiato, ho capito il mio errore. E non a caso lui, quando Filippo Bisciglia gli ha fatto la domanda se voleva uscire con Sara o meno, e Filippo aveva fatto anche una premessa dicendogli che se lui amava quella ragazza era giusto che la lasciasse andare per lo status in cui l'aveva lasciata, insomma, per lo status in cui si trovava. Filippo Bisciglia gli ha detto cosa avrebbe fatto lui. Gabriele ha detto non ci riesco e quindi ha ribadito il fatto che volesse uscire con Sara. Ci è voluto un ennesimo intervento di Filippo Bisciglia dopo che Sara aveva chiaramente fatto capire che non vuole uscire con Gabriele per convincere Gabriele a distaccarsi da Sara. Questo all'interno del programma. Se loro hanno avuto veramente questa relazione così lunga e tutto quello che hanno raccontato è vero, allora Gabriele probabilmente usciti dal programma la ricercherà ancora, perché lui non ha capito, ha dimostrato con quell'atteggiamento e con quella scelta iniziale di non aver capito nulla e di pensare soltanto a se stesso. Dall'altra parte Sara è apparsa disperata in un pianto che onestamente mi ha fatto anche un po' tenerezza, però allo stesso tempo non posso tener conto di quanto è emerso fuori e del fatto anche che piangesse con le mani davanti agli occhi e quello mi fa sorgere dubbi, ripeto, io non voglio mettere in discussione il dolore delle persone eventualmente, però essendo un programma televisivo ed essendo uscite determinate cose devo tener conto di tutti i fattori, cerco di attenermi a quello che ho visto e chiaramente Gabriele è totalmente dalla parte del torto, anche Sara avrà le sue colpe, su questo non ci sono dubbi,
però Gabriele è totalmente dalla parte del torto e non è assolutamente giustificabile quello che ha fatto. Sono curioso tra l'altro di vedere se ci sarà un confronto nel mese successivo oppure no per loro due, visto quello che è successo all'esterno. Passando invece alla coppia composta da Alessandra e Rosario, Rosario pare che fosse a festeggiare Ferragosto al villaggio e è stato bruscamente interrotto dalla pretesa di un falò di confronto della sua fidanzata Alessandra, che l'ha chiamato per ben 2 volte, e di Filippo Bisciglia, che si è presentato più volte al villaggio. Forse Rosario non ha capito dove si trova, non ha capito che non è andato in vacanza a festeggiare Ferragosto, a fare la grigliata, ma invece doveva stare lì per dimostrare qualcosa alla sua fidanzata e magari anche per capire qualcosa lui stesso sulla coppia, però mi sembra che non è che abbia fatto granché per capire. Anche lì, un po' lo stesso discorso di Gabriele. Gabriele è stato convinto da Bisciglia a non uscire con Sara. Rosario invece è stato convinto da Filippo Bisciglia a accettare questo benedetto falò con Alessandra, perché ovviamente non ce la faceva più a vederla lì piangere disperata, quando invece lui se ne fregava altamente. E onestamente l'atteggiamento di Rosario mi è sembrato davvero menefreghista, perché a lui non importava minimamente di come stesse la sua fidanzata dall'altra parte, e immagino che un minimo la conosca, perché se nel villaggio ha pianto da quando è entrata a quando è uscita, penso che lui sappia che ha una certa sensibilità e che scoppi a piangere abbastanza facilmente. Quindi il rifiuto di questo falò e magari anche quello che ha visto potrebbe avergli fatto pensare che avesse causato un malessere nella sua fidanzata. Invece niente, lui proprio se ne è sbattuto altamente, addirittura ha continuato a mangiare, a fare la grigliata, come se nulla fosse. Soprattutto ha continuato a scherzare con la single Giada, che adesso, per la prima volta nella storia del programma, sarà coinvolta nel falò di confronto tra la coppia. Quindi questa è una roba surreale, un triangolo che si è venuto a creare già dall'esterno. Filippo Bisciglia ha chiarito che quando vanno a fare la scelta dei single non si basano sulle coppie o sui pregressi e quant'altro, ma io ho sempre i miei dubbi e credo che già da lì in mezzo non ci sia finita a caso proprio in questa edizione in cui c'erano Alessandra e Rosario, in cui poteva veramente creare scompiglio, ed è quello che ha fatto. Sono molto curioso di vedere che cosa dirà Giada relativamente al rapporto con Rosario, perché Rosario praticamente ha detto tutto e il contrario di tutto, si è sempre smentito, ha detto anche che avrebbe negato fino alla morte, l'ha detto nel video, in caso di tradimento, e ha anche ribadito di essere un traditore seriale, che chi nasce in un modo non può morire in un altro, insomma non cambia. Ha detto tutte queste cose forse neanche con la consapevolezza che la sua fidanzata lo stesse ascoltando, e adesso si trova molto in difficoltà davanti a lei. Però sta di fatto che si è tradito da solo, perché può dire anche sì, si scherza, sono frasi di circostanza, ma non è così, ovviamente. E quindi sono curioso di vedere questo falò a 3 con Giada e di capire che cosa succederà a questa coppia che al 90% uscirà separata, sarebbe paradossale se uscisse insieme, però anche Giada lì di mezzo potrebbe rilasciare delle dichiarazioni interessanti, e lo scontro tra Giada e Alessandra è molto interessante perché non è un eventuale scontro tra una fidanzata e una single a caso, ma sono due ex amiche e quindi c'è qualcosa di molto più interessante, una sorta di antipatia latente a questo punto, che verrà probabilmente fuori al falò di confronto. Per quanto riguarda invece le altre coppie, abbiamo visto poco di Christian e Soraya, con Soraya che si avvicina sempre di più al single e che continua a screditare Christian, che vorrebbe anche il falò di confronto, ma al momento sembra averlo rimandato. E Giovanni invece si è avvicinato alla single Elisa in questo momento, con Sabrina che invece è sempre più vicina al single di cui non ricorda il nome e di cui per coerenza e per rispettare il suo pensiero non ricordo il nome neanche io. Però sta di fatto che alla fine io credo che Sabrina non interessi al single, e mi sembra abbastanza palese questa roba. Così come a Elisa non interessi Giovanni. Sulla coppia non so cosa succederà, lo vedremo, mentre le ultime 3 coppie sono ancora lì stand by, non abbiamo ancora visto nulla, neanche un accenno se non il video di presentazione, di alcuni neanche il video di presentazione c'è stato, di alcune coppie. Quindi a questo punto, visto che Sara e Gabriele sono usciti, credo che ci possa essere spazio per qualcun altro già dalla prossima puntata di lunedì. Vedremo chi inseriranno o meno, perché c'è questo falò a 3 da vedere, e poi cercheremo di capire. Sicuramente si continuerà a parlare di Soraya e Christian, ma a quel punto bisognerà per forza di cose inserire un'altra coppia, dato che rimarrebbero di quelle di cui hanno già parlato proprio Soraya e Christian, e Giovanni e Sabrina. Per questo immagino che almeno una delle altre verrà quantomeno citata. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.